Ma quando nasce il bikini, l'abbigliamento a due pezzi non è un'invenzione moderna, ma affonda le radici nel IV secolo d.C. Oggi facciamo un viaggio davvero affascinante, un tuffo nella storia del costume a due pezzi. È una storia incredibile che si intreccia profondamente con le battaglie per l'emancipazione femminile e la libertà del corpo. Esploreremo le origini romane, passeremo al rigido pudore dell'Ottocento, poi la rivoluzione esplosiva del 1946, per l'esattezza il 5 luglio, 80 anni fa, e poi l'accettazione culturale grazie al cinema e infine l'arrivo della licra. Faremo un salto temporale pazzesco dalla libertà totale dell'antichità giù fino alla restrittiva epoca vittoriana, per poi risalire alle pietre miliari della nostra moderna cultura pop. È una storia con secoli di oscurantismo prima di poter tornare finalmente a rivedere la luce del sole. Forse vi sorprenderà, ma le radici di questo capo risalgono a parecchio tempo fa. Parliamo dei meravigliosi mosaici del IV secolo della villa del Casale a Piazza Armerina ad Enna, in Sicilia. Ma attenzione, all'epoca non si andava certo in spiaggia a prendere il sole. I celebri mosaici delle ragazze in bikini raffigurano giovani donne impegnate in discipline sportive come corsa, lancio del disco e giochi con la palla. Indossano un completo a due pezzi che ricorda sorprendentemente il bikini moderno, anche se la sua funzione era atletica e non balneare. Era un abbigliamento pratico, puramente sportivo, usato dalle donne per fare ginnastica, come correre appunto o lanciare il disco. Usavano il subligacum per la parte inferiore e lo strophium, una fascia di lino comodissima per sostenere il seno senza comprimerlo. Insomma, un design super funzionale. E la cosa buffa è che, sebbene gli antichi romani amassero la libertà fisica, l'idea di un due pezzi per rilassarsi non aveva alcun senso per loro. Perché? Perché alle terme facevano il bagno completamente nudi. Il due pezzi era a tutti gli effetti nient'altro che una tuta da ginnastica. Passiamo al pudore poi ottocentesco, ovvero l'era della repressione. Facendo un bel salto avanti fino al XIX secolo, le cose cambiano drasticamente. La società imponeva di nascondere la forma femminile e andare al mare, dimenticatevi le vacanze divertenti, era considerata invece una terapia medica, roba per curare malanni come i reumatismi, e proprio per questo uomini e donne dovevano entrare in acqua completamente, dico completamente vestiti. Le donne erano ingabbiate in costumi pesantissimi, parliamo di lana spessa, pantaloni a sbuffo, tuniche lunghe e perfino cuffie. Per entrare in mare pensate che si usavano le macchine da bagno, delle vere e proprie cabine di legno su ruote che venivano trascinate direttamente in acqua. Tutto questo solo ed esclusivamente per evitare degli sguardi indiscreti. Un abisso rispetto alla libertà delle atlete romane, no? Non trovate? Ma la vera rivoluzione esplosiva avviene nel 1946. Siamo nel dopoguerra e c'è una gran voglia di tornare a godersi i piaceri del mare e del sole. Qui scatta una competizione agguerritissima tra due stilisti francesi che crea una vera e propria onda d'urto nel mondo della sartoria. Jacques Heim lancia la Tom presentandolo come il costume più piccolo del mondo, ma Louis Réard non ci sta e risponde con un design ancora più striminzito, promuovendo sfacciatamente come il più piccolo del costume più piccolo del mondo. Il nome geniale scelto da Réard fu Bikini, ispirandosi all'atollo di Bikini nelle isole Marshall, dove pochi giorni prima erano stati effettuati test nucleari. Réard sperava che il suo costume avrebbe avuto un impatto altrettanto esplosivo sul mondo della moda. L'idea era proprio quella di creare un impatto devastante. Poiché nessuna modella però professionista accettò di indossare un indumento tanto scandaloso, Réard ingaggiò la Bernardini, una danzatrice delle Folies Bergère di Parigi. Il problema era trovare qualcuno che lo indossasse. L'unica ad avere il coraggio di sfidare lo scandalo fu appunto questa ballerina del Casino di Parigi. La Bernardini sfoggiò con orgoglio quei pochissimi centimetri di tessuto, tra l'altro stampato con articoli di giornale, scatenando, pensate, un putiferio pazzesco.
E pensate un po', l'impatto fu talmente esplosivo da colpire perfino la linguistica. La gente pensò erroneamente che il prefisso bi stesse per due e da questo malinteso sono nate tantissime parole nuove che usiamo ancora noi oggi, come trichini, burkini. Una curiosità davvero divertente su come la moda possa plasmare persino il nostro vocabolario. Per dimostrare l'estrema riduzione del capo, la modella venne fotografata mentre riponeva il bikini in una scatola di fiammiferi, sottolineando proprio anche la portata atomica dell'invenzione. Nonostante l'attenzione mediatica, però, il bikini rimase per anni un oggetto di censura, percepito come un attacco alla moralità pubblica. Il bikini fu inizialmente considerato scandaloso, persino vietato. In Italia, per esempio in Spagna, le autorità applicarono rigide restrizioni simili a leggi suntuarie. Era vietato per esempio mostrare l'ombelico e i vigili urbani pattugliavano attivamente i litorali, sanzionando con contravvenzioni pecuniarie le bagnanti. Troppo audaci. La sua diffusione internazionale esplose però negli anni 50 e 60 grazie al cinema e alle icone della moda. Il cinema fu il medium che trasformò il bikini in un'icona globale di emancipazione. L'accettazione culturale avviene quindi attraverso il cinema. Il muro di quelle rigide regole sociali stava per crollare. L'apparizione meravigliosa di Brigitte Bardot nel film del 1956 Dio creò la donna iniziò a smantellare definitivamente il tabù. Quello che prima era ritenuto un oltraggio indecente si trasformò in una leggendaria dichiarazione di cultura pop. Impose il bikini come simbolo della nascente rivoluzione sessuale, associandolo alla libertà selvaggia della Costa Azzurra. E poi c'è il momento esatto che ha cristallizzato la storia. Nel 1962 Ursula Andress esce dalle acque dei Caraibi nel film Agente 007 Licenza di uccidere. Quella singola scena ha sigillato per sempre lo status di culto del bikini ed è considerato uno dei momenti più iconici della storia del cinema, capace di far schizzare le vendite globali dei due pezzi letteralmente alle stelle. Parliamo un attimo di quel capo specifico, cotone bianco, un taglio leggermente a vita bassa, una fibbia dorata e un vero e proprio fodero per il coltello sul fianco sinistro. Un dettaglio fantastico è che la stessa Ursula Andress collaborò alla creazione di quel modello per farlo aderire perfettamente alle sue misure, consacrandosi per l'eternità come la regina indiscussa del bikini. Negli anni 60 arriva poi la licra e cambia assolutamente le regole del gioco. L'introduzione della licra con l'elasticità del materiale permise comfort, aderenza e asciugatura rapida. Improvvisamente i costumi diventano comodi, aderenti e si asciugano proprio in fretta. Questo salto tecnologico ha permesso al tessuto di rimpicciolirsi ancora di più, trasformandosi nei famosi triangolini e laccetti sottili che conosciamo oggi, e rendendo il bikini il re incontrastato dell'estate. Insomma, l'evoluzione di questi tessuti cammina proprio di pari passo con la storia dell'emancipazione femminile. Siamo passati dai costumi costrittivi dell'Ottocento alla liberazione totale, sdoganando qualcosa di molto simile alla biancheria intima, ma in legittimo abbigliamento da spiaggia. È incredibile come la tecnologia tessile e i cambiamenti sociali abbiano lavorato insieme per ridefinire costantemente i nostri standard estetici. Il bikini è davvero solo un semplice pezzo di stoffa per andare a nuotare? O è forse il simbolo per eccellenza dell'autonomia e della libertà del corpo femminile? Tu che ne pensi? Scrivimelo nei commenti. Ciao ciao! Se questo video ti è piaciuto lascia il tuo like, iscriviti al canale e questo aiuterà anche l'algoritmo a promuovere i miei video, e se sei interessato a sostenermi puoi fare anche una semplice forma di abbonamento a partire da 1,99 €. Mi raccomando, attiva anche la campanella. Ciao ciao!